Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch. Il modello è in scala 1:8, l'edizione è Hachette. Questo dovrebbe essere il numero 55, dovrebbe, e usare il condizionale è d'obbligo, perché se avete seguito il video unboxing di questa ultima consegna che conteneva, oltre al numero 55, l'uscita numero 56 e la numero 57, per errore l'azienda ha mandato il contenuto del numero 58 nell'uscita numero 55 e quindi noi non possiamo assolutamente procedere al montaggio dell'uscita numero 55 perché non abbiamo ricevuto il pavimento dell'abitacolo. Di conseguenza non potremo neanche andare a procedere al montaggio dell'uscita numero 56 perché in questa uscita riceviamo i tappettini di gomma che sono da inserire sulla superficie dell'abitacolo dell'uscita numero 55. Cosa mi rimane da fare? A parte raccogliere quello che mi è appena caduto per terra, ecco qui, mi rimane da montare l'uscita numero 57 e la 58 e adesso vi faccio vedere. Eccoci qua, numero 57. Prima di procedere al montaggio di questo fascicolo, ci tenevo a ringraziare tutti voi che siete i miei iscritti, che mi visualizzate, e alle persone che mi visualizzano ma non si sono ancora iscritte, chiedo questo: sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio di un modello, mi contatti privatamente. Grazie. Chi fosse interessato alla lettura e alla visione dell'interno del fascicolo lo potrà fare andando a vedere il video unboxing. Abbiamo la prima parte del montaggio della seduta anteriore. Un bel pezzo di gomma fatto bene, mi piace. Questa è l'apparato, diciamo, elettronico che si trova sulla vera Ford Gran Torino per la regolazione della seduta anteriore. Le due fibbie della cintura di sicurezza anteriore. Questo è nylon. Guardate che bello. Avete visto?
E infine l'imbottitura. Eccola qui. Questo pezzo è simmetrico, vuol dire che lo possiamo montare sia in questa maniera che in questa maniera. Quindi prendo l'imbottitura, scusate, sto cercando di levare qualsiasi cosa che non sia l'imbottitura, e la vado a inserire così. Ok, a questo punto noi avremmo finito il montaggio. Noi, perché lo stiamo montando insieme. Voi siete la vita del canale, ricordatevelo sempre. E allora, visto che questo video è un po' atipico in ogni sua forma, pur non avendo il fascicolo dell'uscita numero 58, ma avendo ricevuto i pezzi, andiamo subito a montare anche questi, anche perché per ragioni di logica io me lo sono guardato un po' e non c'è possibilità di errore. Intanto nel numero precedente, il 57, cioè dove abbiamo montato questo, andava anche inserito, ma lo potete fare anche dopo, questo pezzo qui. Fate attenzione perché pur essendo identico così o messo così, non è uguale dietro. Qui abbiamo un perno di diametro maggiore e uno di diametro inferiore, e ovviamente di conseguenza anche il foro per uno e per l'altro. Infatti questo è più piccolo, quindi lo andiamo ad inserire nell'unica maniera possibile. Eccola qui. Se vorrete potrete incollarlo, io lo scalderò da dietro, oppure mettete un po' di colla, ancora meglio. Semplicemente qui, guardate, cerco di inquadrare meglio e dare più luce all'immagine. Ecco, dove vedete la parte argentata, mettete della colla lì, non usate l'attack, mi raccomando, il ciano acrilico, perché oltre a opacizzarvi la gomma, quindi potrebbe fare reazione anche qui e farla diventare bianca, ve la cristallizza, ve la secca, quindi col tempo la gomma, non avendo più l'elasticità, si spezza. Non lo usate, è importante. Allora, guardate, abbiamo questo pezzo che è la parte inferiore della seduta anteriore di questo pezzo qui, ovviamente. Questo che è un telaio, che non è nient'altro poi che da mettere qui, dove poi andranno inseriti i due schienali del sedile anteriore. Le cinture di sicurezza, che ovviamente andranno messe poi all'interno, e due serie di viti OP, NP. Come potete vedere, la lettera finale è P, plastica. Qui non usate alcun tipo di lubrificante, nessun tipo, mi raccomando, per tutte le ragioni che vi ho sempre spiegato. Non createvi neanche i filetti, perché la plastica è molto tenera e non serve. Andiamo quindi ad aprire i sacchetti con lo sfregamento tra dito pollice e dito indice, basta fare così e il sacchetto si apre. Guardate, prendiamo 4 viti
una è data in più. Queste sono le NP, hanno il collarino intorno come se fosse una rondella. Quattro viti OP, queste hanno 3 punti differenti dalle prime, sono più lunghe, sono più larghe, aspettate che inquadro, metto a fuoco l'immagine, ecco qui, e in più non hanno il collarino, a differenza di queste. Ok? Quindi è logico che queste viti qui sono quelle che andranno messe qui sulla gomma, perché oltre a non poter inserire queste perché rischieremmo di rompere queste plastiche qui che sono più piccole rispetto a queste, non abbiamo il collarino e la vite attraverserebbe la gomma e non servirebbe a nulla. Quindi, avendovi spiegato le motivazioni per le quali ho capito come va montato questo pezzo anche senza avere le istruzioni, procediamo al montaggio. Se volete incollarvi prima questo lo fate, altrimenti poi dovrete smontare nuovamente questo o incollarlo da qui. Decidete voi, io poi andrò a smontarlo nuovamente, non è un problema, sono solo 4 viti, e metterò la colla da dietro come vi ho detto. Inseriamo tutte le parti correttamente, basterà schiacciare con il dito pollice e il dito indice così, fare comprimere la spugna all'interno, ecco, adesso prendo le viti NP e mi fermo la seduta alla parte sotto. Le mettiamo prima tutte e 4, controlliamo che tutto sia a posto e poi avvitiamo. Alla fine di questo montaggio restate con me, prendo tutto quello che ho montato e poi ci salutiamo. Fate così, comprimete e poi stringete. Senza esagerare, quando arrivate con la vite che fa fatica a girare, basta. Stringere di più non ha alcun senso. A questo punto prendiamo questi, anche questi due pezzi sono simmetrici, quindi identici, possiamo mettere questo di qua o di qua, non cambia assolutamente nulla.
e facciamo così. Attenzione, sempre delicatamente lo facciamo attraversare sia la seduta che la spugna interna. Facciamo la stessa cosa con l'altro pezzo. Premiamo qui e avvitiamo 4 viti OP, 2 per ogni foro dedicato. Posso stringere tranquillamente. Come ho detto prima, non serve esagerare. Arrivate in fondo, basta, vi fermate. Ecco qui. È molto bello, anche come finitura mi piace. Le cinture di sicurezza non abbiamo le viti, ma vanno poi bloccate qui, in questi 2 fori. Credo che la parte bella vada messa a vista e non così, però non posso esserne certo perché, anzi probabilmente no, probabilmente va messa proprio al contrario, la parte non bella a vista, perché guardate, se la inserisco così dovete metterla in obliquo, vi basterà guardare la luce da sotto per capire che se la mettete diritta non vi entrerà mai. Eccola qui, perché poi questa andrà ad agganciarsi così, ecco, e quindi il bello poi si vedrà così. Però ecco, non è questo il problema, perché quando arriverà il fascicolo numero 58, dove all'interno, ricordatevi, avremo il numero 55, cioè il pianale, questo, ok? Capiremo come va montata la cintura e quindi non è un problema. Sarà poi da fermare qui con una vite, ecco, così. Quindi io direi che il montaggio è terminato. Ecco qui. Un altro bel pezzo che va ad unirsi a quello che abbiamo già montato, che adesso vi vado a prendere.
Io credo che alla fine questo modello peserà 8 kg, 9 kg. È un modello che io vi ho consigliato di fare già dall'inizio, perché prima di permettermi di consigliarvi, e ovviamente è importante il gusto che è soggettivo, è chiaro, io mi documento e vado a vedere un po', appunto, guardando la prima uscita e guardando il primo pezzo, come è stato appunto prodotto, mi posso regolare se dire a voi che mi seguite vi consiglio di acquistarlo oppure io vi consiglierei di non farlo. E quindi vi dissi, ragazzi, andate ad acquistarlo se vi piace, perché è bellissimo. Ecco, oggi sono qui a confermare quello che vi dissi allora, perché è veramente bello. Credo che si senta il mio fratellino, per me, essendo l'unico componente della mia famiglia, così amo chiamarlo, il mio fratellino, e il mio gatto tigrato europeo arancione di poco più di 2 anni, si chiama Michelangelo, e devo, malgrado quello che desidererei fare, farlo stare fuori dalla stanza dove registro, altrimenti non mi basterebbe tutta la colla che ho a disposizione, e ne ho tanta, per riparare tutti i danni che mi farebbe. Ma è la sua natura, il gatto è un felino e quando è fermo e non si muove, e lì ci dobbiamo davvero preoccupare. Meglio così, quindi. Però qualche precauzione la devo prendere. Intanto vi faccio vedere qualche particolare per farvi rendere conto del grado di dettaglio di riproduzione che ha quest'auto, che è bellissima. Tutto in metallo. La freccia sarà funzionante, ma quello che mi ha veramente colpito di più di tutti in questo modello è questo sistema che hanno riprodotto. Guardate, questa è una luce che vi si accende non appena viene attivato questo, che è l'interruttore generale. Ed è la luce dell'abitacolo. Ma quello che veramente mi ha affascinato è questo sistema qui. Guardate, hanno riprodotto la funzione che ha nella macchina vera. Abbiamo questi due leverismi, sono delle leve mobili che andranno messi poi nella battuta delle porte, ovviamente la battuta finale, quindi saranno messi credo sul piantone centrale, ma questo non ha importanza. Quello che vi volevo dire è questo: guardate, concentratevi su questa luce. Ovviamente adesso è accesa. Se io chiudo una portiera, la portiera va a battere qui sulla leva e la piega.
e interrompe il contatto, ma la luce è ancora accesa, perché così come nella macchina vera, se non chiudete tutte le portiere, la luce abitacolo rimane aperta, anche per questa è la stessa cosa. Dovrò infatti andare a chiudere anche l'altra portiera e la luce si spegne. Mi basterà aprire qualsiasi portiera, o questa, e la luce si accende, o questa. Avete visto? Io trovo che sia splendido quello che hanno fatto, oltre ad aver particolareggiato questo modello in maniera eccelsa. Adesso scusatemi per tutti i fili, però ecco, ce n'è tanti, l'importante è che poi vengano inseriti nei giusti fori dedicati. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo. Qui abbiamo anche il lampeggiante, potrete renderlo funzionale con un LED all'interno e un cavetto a spirale da poter poi inserire dentro un foro del cruscotto. Lo potete fare se volete. Io non amo molto fare queste cose, mi affascinano, ma sono più portato a non cambiare il modello quando faccio una collezione, ma lasciarlo nella sua originalità. Ognuno chiaramente è padrone del proprio modello e deciderà di conseguenza cosa è meglio per lui fare. Certamente io quando vedo queste modifiche comunque mi piacciono. Diverso è quando acquisto una scatola di montaggio di un modello, allora lì tutto cambia. Poi più avanti vi farò vedere qualche Poker Rivarossi che ho montato e vi farò anche vedere delle basi che poi, se sarete interessati, mi contatterete per l'acquisto, che io riproduco in qualsiasi scala e sono tutte fatte in palché, in legno. C'è un grosso lavoro dietro, però quando le vedrete, se amate i pavimenti di legno, non potranno che piacervi. Grazie del vostro tempo ragazzi, un abbraccio veramente con tutto il cuore. Stavo cercando di allargare l'immagine, ecco qui. Vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente io il numero 58 l'ho già montato, quindi quando nella prossima consegna riceverò il fascicolo 58 ovviamente lo menzionerò, ma andrò a montare il 55, il 56 e quello che riceveremo, che sarà sicuramente il 59 e il 60. Ok? Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, per quelli che mi guardano ma ancora non si sono iscritti, sempre se ne avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella, e se volete darmi un'ulteriore mano d'aiuto, se pensate che possano essere interessanti i miei video come contenuti, condivideteli nei gruppi dedicati. Grazie a tutti ragazzi, ciao!